Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video in italiano. Questo video è stato fatto, cioè lo sto facendo per festeggiare i 6.000 iscritti e mi è stato richiesto da un'iscritta molto speciale perché mi segue da tantissimi anni e lei sa chi è, grazie. E grazie anche a tutti voi, i vecchi e i nuovi, e anche quelli che stanno guardando questo video per la prima volta. E ho aspettato un attimo a farlo, in realtà perché avevo un po' di video preregistrati, perché sto cercando di essere brava e di non lasciarvi mai senza video. Quindi durante il congedo matrimoniale, che è durato un mesetto, e non vedrò mai più così tante ferie in tutta la mia vita, ne ho approfittato per girare un po' di video, ma penso lo noterete dalle unghie che per un po' di video sono tutte uguali. Quindi ho fatto un po' di video in anticipo. Scusate se ho perso il filo del discorso, ma ho dovuto prendere una chiamata perché giovedì, oggi è martedì, giovedì inizio il corso di Pilates. Mi pare ve ne avessi parlato e mi hanno chiamato, insomma, per ricordarmi dell'inizio del corso. E prima della chiamata mi pare mi stessi appunto dicendo che ho preregistrato un po' di video e quindi ho aspettato a fare questo video speciale per i 6.000 iscritti. Grazie. È un video con la mia bambolina, forse gli avevamo dato un nome, ma me lo sono dimenticato, quindi fatemi sapere secondo voi che nome ha. Io non so, la chiamerei Britney, ma io chiamo tutte le bamboline Britney perché mi piace Britney Spears, però forse Betty l'avevamo chiamata, o forse era l'altra Betty, perché ne avevo un'altra coi capelli corti mentre questa ha i capelli lunghi. E questo sarà un video di chiacchiere e di pampering a questa testina. Quindi pampering, farò un po' di light tracing sul viso, non tapping perché rimbomba sopra il microfono e poi in audio, in cuffia, dà fastidio. Però avvicinando così tanto il microfono si sente benissimo lo scratching sulla testa.
quindi dovrebbe essere rilassante l'effetto finale. E quindi siamo arrivati, oggi siete 6100, che è assurdo perché non so se vi ricordate quando ero esaltata che eravamo in 1000 e vi immaginavo tutti, mi è ceduto il microfono, io vi immaginavo tutti in una stanza e mi sembravate tantissimi. Adesso in 6100 bisogna comprarci un castello per starci tutti. È incredibile. Quindi oggi volevo fare un video molto easy di classico rilassamento ASMR, cercando di non parlare a raffica come mio solito, in modo da essere il più rilassante possibile, per ringraziarvi e in realtà il video che volevo fare prossimo in italiano era un po' particolare e in realtà prima di farlo vorrei chiedere consiglio a voi. È un tema delicato e non so effettivamente se questo è il posto giusto per parlarne. Come avrete sentito, hanno finalmente denunciato quel sito in cui i mariti postavano le foto delle proprie mogli. Non dirò il nome del sito qua perché forse non si può, nel senso che poi cancellano il video. Sapete che YouTube ha tutte delle regole. E però ecco, penso abbiate capito tutti di che sito sto parlando. E circa 6 anni fa, in realtà io il sito lo conoscevo già perché ci sono finita, ovviamente non per colpa di mio marito, che non era neanche mio marito, e si parla di video precedenti alla nostra conoscenza, video che non sono nemmeno spinti, non sono niente di, ho paura di dire parole per cui il video venga tolta, comunque non sono video in realtà di genere spinto né di quel genere, ma si vede insomma niente, in realtà non si capisce neanche che sono io, e non sono fatti per quello scopo e non ci si trova, per così dire, in una camera da letto. Era una situazione goliardica che avevo fatto ai tempi dell'università con delle mie amiche, e è capitato che si vedesse qualcosa nel video e qualche deficiente insomma ha postato il video su questo sito. Adesso non voglio andare nei dettagli, ma vorrei sapere se siete interessati ad ascoltare questa storia, se potrebbe essere un video di chiacchiere interessanti o se invece pensate che non sia il posto giusto per trattare questo argomento. Io ve la butto lì perché volevo evitare di scatenare il panico.
parlando invece di cose belle, come vi dicevo, dopodomani inizio Pilates e questo mese ricomincio anche danza del ventre, ma ho deciso di fare Pilates perché me ne hanno parlato molto bene. Me l'avevo sicuramente detto in un altro video perché ripeto sempre le stesse cose. E ho fatto anche la prova e in realtà ho fatto un sacco di fatica, e c'è questa idea che Pilates sia un po' per le persone anziane, ma in realtà mi hanno detto che fa bene a tutti e ti dà una certa postura che poi ti porti dietro anche durante la giornata, quindi è molto utile. Vi aggiornerò e se imparerò qualche movimento tipo che posso farvi vedere in un video, magari farò una mini lezione in ASMR, anche se in realtà io faccio Pilates, quello con le macchine, quindi ovviamente a casa non ho i macchinari. Comunque vi terrò aggiornati, magari farò qualche storia. E quindi di novità avremo Pilates quest'anno e ho quasi finito tipo in una settimana, no, non è vero, di più, però comunque in pochissimo tempo, e non ho idea di come sia possibile perché io non ho tanto tempo, ma la verità è che ogni secondo che ho sto guardando Hannibal, che allora io ho sempre visto, intendo Hannibal la serie, ho sempre visto i post di Hannibal su Tumblr da anni e ovviamente ho sempre voluto vederlo. Poi adoro Matt Mikkelsen, ma non lo trovavo in streaming. Se lo trovavo erano quei siti assurdi in cui ti si aprono 200.000 robe e non ho più la forza di aprire quei siti dai tempi di Mega Video, che ormai siamo viziati con Netflix e cose varie, e quindi in realtà avevo visto su questi siti qualche puntata ma poi si vedeva male e avevo smesso, e di recente l'hanno messa su Prime e anche lì non volevo vederla perché non c'era in inglese, e se posso mi piace vedere i film e le serie in lingua originale per un motivo, perché magari cambiano delle parole o certe battute non si capiscono in italiano, o comunque mi piace l'accento di Matt Mikkelsen, quindi volevo vederle, ci tenevo a vederlo in lingua originale, ma alla fine mi sono arresa e quindi lo sto guardando in italiano, e devo dire che è doppiato, e allora i due protagonisti Hannibal e Will sono doppiati molto bene, quindi non mi sta dando fastidio. E sono ovviamente, come sapete, io mi ossessiono sulle cose, quindi ovviamente adesso sono ossessionata da Hannibal e sto leggendo già delle fanfiction su Hannibal e Will. Chi ha visto la serie sa di cosa sto parlando, quindi questa nuova ossessione. Quando finisco la serie mi voglio ricomprare tutti i libri di Hannibal, che non li ho mai letti perché ho sempre visto i film con Anthony Hopkins, ma voglio cioè ho visto Il silenzio degli innocenti in realtà, e poi il prequel che avevano fatto su Hannibal, quindi mi è venuta voglia, ecco, di leggere i libri.
convention si chiama Red Dragon e volevo andare, però sto aspettando. Uno perché costa un botto, perché dovrei anche prendere l'aereo e tutto e dovrei stare lì a dormire, e anche perché spero che entro febbraio questa ossessione sia finita, in modo che io possa risparmiare questi soldi che, se la convention fosse tipo domani, io avrei già speso. Fortunatamente è a febbraio, quindi spero che mi passi prima, anche se di solito mi ossessiono per un po' di mesi sulle cose, quindi capiamola. Mi sa che ho già ripreso a parlare come una matta, velocissimo. Adesso vi faccio un po' sentire i suoni della bambola e taccio. In realtà si è sentito il suono della mia pancia, perché non ho ancora cenato. Ops. Mi hanno chiesto anche di fare un po' di inaudible, vediamo se mi ricordo come si fa. Ci ho provato. Io penso che l'inaudible sia una delle cose più difficili di tutto l'SMR. Perché o ti viene di dire sta passando un aereo, ovviamente, perché o ti viene da parlare e si capisce quello che si dice, o sembrano solo dei suoni demoniaci. Quindi non lo so, ditemi com'era il mio inaudible. In realtà questa bambola mi ricorda Alanna di Hannibal, ci assomiglia. Chissà se vendono le teste con la faccia di Matt Mikkelsen. E poi adesso dovrebbe uscire un nuovo film con lui che si chiama tipo Bad Bunnies, anche se il film che aspetto più di tutti quest'anno, o comunque l'anno prossimo, è l'Odissea di Nolan. Io ho sempre detto che avrei voluto un film fatto bene sull'Odissea, più che fatto bene moderno, insomma, con le tecniche moderne. E quando ho saputo che l'avrebbe fatto Nolan ho quasi pianto, anche se avrei preferito un cast diverso, però va bene. Sono sicura che mi stupiranno tutti, nel senso, io per esempio adoro Zendaya, no? E nel cast c'è Zendaya, però mi piace quando Nolan usa i soliti attori. Vabbè, io non mi odiate, cioè che io dico sempre le stesse cose, però ecco, avrei voluto Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, i soliti che dico, Cillian Murphy, e insomma tutto il cast di Inception per me doveva essere
doveva essere in questo film. Anche il mio microfono mi odia che continua a cadere. E niente, queste chiacchiere erano solo per dirvi grazie, 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 grazie. Io vorrei chiedere a tutti quei fantastici ASMR artist che fanno video lunghi come fanno. Io per esempio in questo momento ho stramal di schiena e ho strafame e ho il terrore che qualche vicino inizi a fare casino, e quindi cerco sempre di mantenere una media di 20 minuti di video per essere sicuri che sia io che l'ambiente circostante siano collaborativi. Spero che apprezziate lo stesso, ma comunque complimenti a tutti gli altri ASMR artist che fanno video di 2 ore, fanno live lunghissime, cioè vi amo, bravissimi. Io sono una smidollata, quindi vi saluto e vi ringrazio ancora per essere in così tanti in questo canale e ci vediamo